Ciao a tutti, amici della bilancia. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, bilancia, tendenze energetiche affettive per la prima parte di luglio 2022. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici della bilancia. Si parla di abbondanza, di prosperità, di crescita, di gravidanza, anche per qualcuno, della gestazione di un nuovo progetto. Per qualcuno si tratta di avvicinarsi a delle materie artistiche, a quello che è la creazione di qualche cosa per la pura espressione personale. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io comunque vi ricordo che le letture sono di carattere generale, potrebbe essere che non tutto risuoni, quindi voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo vi consiglio di ascoltare anche Ascendente e Segno Lunare e in descrizione trovate un link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, basta aprire la tendina. Bene, partiamo con la carta del Papa, il 7 di bastoni e il 9 di pentacoli. Allora, qui la carta del Papa mi parla di qualche ufficializzazione che probabilmente c'è stata all'interno di questa situazione o nella relazione, può anche essere semplicemente qualche cosa che è stato riconosciuto dall'esterno o magari voi avete riconosciuto qualche cosa all'altro o l'altro ha riconosciuto qualche cosa a voi. Il 7 di bastoni mi parla di qualcuno che è in una situazione, in una posizione di difesa personale. Vi dirò che comunque non siete poi così messi male in questa lotta, nel senso che comunque indica sempre una persona che ha un certo vantaggio sugli altri, ha un certo mi parlano di ascendente sugli altri, okay? Con il 9 di pentacoli quello che sento è che molte persone avrebbero voglia di una propria indipendenza, magari economica proprio, okay? Può essere un'indipendenza all'interno della coppia, nel senso che magari c'è bisogno di più tempo per se stessi, piuttosto che il fatto di potersi permettere certi, ehm, chiamiamoli capricci, certe coccole, meglio detto. Che magari in questo momento non riuscite tanto a dedicarvi insomma. Il 9 di pentacoli comunque fa anche riferimento a quello che è l'amor proprio. Sento che qualcuno ha un po' bisogno di coccolarsi, avrebbe bisogno di questa, ehm, sensazione di potersi permettere un certo tipo di cose, un certo tipo di movimenti. Abbiamo poi un cavaliere di bastoni. Qui potrebbe essere la persona di riferimento della vostra relazione o comunque qualcuno, ehm guardate perché il cavaliere di bastoni fa riferimento spesso e volentieri a quello che è l'amante. L'amante in senso passionale, l'amante quello che viene di notte. E vedendo comunque che qui c'è il Papa, potrebbe essere che qui si parli di un matrimonio, quindi si parta dalla vostra situazione stabile e del fatto che voi vorreste essere single per poter andare verso questa persona, che è il cavaliere di bastoni. È come se in questo momento ci fosse qualche impedimento per andare verso questo cavaliere di bastoni. Avete poi comunque un fante di bastoni, quindi in qualche modo un avvicinamento c'è con questa persona, una sorta di gioco, una sorta di, sguardi, piuttosto che battute, piuttosto che di flirt. Magari per qualcuno poi si tratta proprio di un appuntamento vero e proprio. Abbiamo poi la carta della torre. Sì, qui raga è il 7 di pentacoli. Qui, quello che vi vogliono un po' dire le carte è di fare attenzione a quello che è l'ego,
a quello che sono i desideri dell'ego, egoistici. Abbiamo poi anche un fante di bastoni e potrebbe rappresentare una persona, ma anche un'attitudine, quindi l'attitudine un po' egoista, okay, quindi fate attenzione a non essere troppo egoisti. Ecco, quello che, vuole dire questo 7 di pentacoli alla fine della lettura è di portare un attimino pazienza. Probabilmente forse non è tanto il caso di muovervi adesso, di fare scelte o di prendere decisioni o cose per lo stile, insomma. Andiamo a vedere carta per carta che cosa il significato, insomma, di tutta questa lettura. Vi invito a rimanere comunque fino alla fine della stesa, perché estrarrò qualche carta per i single, qualche carta per le persone che sono in una relazione e anche qualche carta per le persone che hanno una relazione un po' complicata, che magari sono a distanza piuttosto che in separazione o in una relazione clandestina. Andiamo a vedere il Papa. Ruota della fortuna e giudizio. È una presa di coscienza il Papa. È quello che è un cambio della prospettiva. Il giudizio mi parla di una rinascita. Per qualcuno si tratta di una persona che si fa risentire dal passato, perché c'è la carta del giudizio. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. 4 di coppe, regina di coppe, 8 di coppe. Guardate, credo che qualcuno qui stia difendendo quello che si ha già. Anche se magari per qualcuno non è una situazione completamente appagante quella che si ha in questo momento, perché è un momento dove ve la dovete lottare fondamentalmente con questo 7 di bastoni. Però sento che ci sarebbe questa necessità di fare questo lavoro interno. Per certi versi con questa regina di coppe è già stata fatta una parte del lavoro, perché siete in connessione con voi stessi. Quello che un po' vi frega è questo 4 di coppe, di coppe, mi viene sempre la O stretta. Ehm, Perché siete troppo focalizzati su quello che avete davanti e non vi rendete conto delle opportunità che avete di fianco. Che sia un'opportunità? Beh, magari l'opportunità non è andare con questa persona, se non è quello che volete perché magari siete in un matrimonio e siete tentati, diciamo così, però potrebbe proprio essere che questa persona vi può far capire da che parte stare, da che parte volete stare, quali sono i vostri valori, insomma. Ok, andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Una regina di spade al contrario e l'imperatrice al contrario che avete come capitano della lettura. Sì, ragazzi, qui manca mhmm, per qualcuno manca la maternità, perché di nuovo ho 2 volte l'imperatrice, una volta il 9 di pentacoli e anche una volta la regina di coppe. Per qualcuno è proprio una questione di femminilità, di sentirsi donna, di sentirsi nel proprio potere personale, di sentirsi attraente, di sentirsi, realizzata, appagata con quello che si sa fare, con quello che si è, sentirsi abbastanza. È una questione di amor proprio, perché comunque il 9 di pentacoli parla di amor proprio. Sento che fa molto riferimento a un ruolo. Perché c'è questo papa che apre la lettura. Fatemi vedere il cavaliere, 6 di coppe, 7 di bastoni un'altra volta. Sì, io credo che qualcuno stia sognando letteralmente questa persona, che sì, potrebbe essere fortemente qualcuno del passato, perché abbiamo un 6 di coppe qui e la carta del giudizio qui. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Queste no, sono troppe. Fante di bastoni, 2 carte per piacere, grazie. Appeso, cavaliere di spade e re di bastoni.
Allora, da un lato, se questo cavaliere di denari, di bastoni, per voi rappresentasse il desiderio di qualcuno del passato o di qualcuno in generale, come se fosse una terza persona o proprio quella persona lì, che voi avete in testa, sento che potrebbe essere una terza persona per molti, perché comunque anche qui abbiamo 2 figure. Si tratta di, appunto, valutare attentamente, di non fare proprio quello che è una scelta basata sull'ego, Cercate con questo peso di vedere le cose da diversi punti di vista, ehm, e che qui vedo tanta passione ragazzi, che è proprio una roba che vi scatena dentro questa persona. Andiamo a vedere la torre, perché qualcosa casca. Andiamo a vedere che cos'è. Sono troppe. Ok, allora andiamo a vedere la torre. È caduta, ma è caduta faccia in giù, dopo la prendo. Ok, allora abbiamo di qua 5 di spade e mondo al contrario. Datemene ancora una. È come se qui ci fosse qualche cosa che ad un certo punto non riuscite più a controllare, eh? Fatemi vedere 7 di pentacoli. Il Papa un'altra volta. È come se vi dicessero: aspettate a ufficializzare qualcosa. Schiaritevi prima la testa, perché l'8 di spade è una carta di autosabotaggio, quindi fate attenzione anche ai pensieri che fate, perché è anche un po' quello. Sì, sento che qui c'è qualcuno che sta vivendo, mi verrebbe da dire un sogno legato a questo cavaliere di bastoni e potrebbe essere, ehm, che ci debba essere una sorta di rottura. Una caduta dell'ego, una caduta per quello che riguarda il modo di vivere la famiglia, il proprio mondo. Perché comunque abbiamo l'energia dell'imperatrice che parla anche di madre. Credo che per molte persone qui si tratti di rivedere il ruolo materno, sia in quanto la propria madre, sia in quanto l'essere madre. È una questione di amor proprio, è una questione di quanto voi valete anche. Ok, andiamo a vedere per i single cosa riesco a dirvi in più. Andiamo a vedere per i single. Abbiamo un 5 di coppe, nuovamente un 6 di coppe, un carro e un 3 di pentacoli. Qui c'è stata con il 5 di coppe quello che è una delusione, una tristezza. Ok, probabilmente qualcuno se la sta ancora portando dietro perché c'è ancora questo 6 di coppe qui, ok? Quindi può essere qualche cosa che è riferita a una relazione di lunga data piuttosto che a qualcuno. Vi ricordo che avete anche qui la carta del giudizio, quindi è qualcosa che risale a tanto tempo fa. E abbiamo poi anche la carta del carro, parla di un movimento, dell'andare verso quello che è un progetto, magari un progetto di relazione, perché comunque 6 di coppe ricordatevi che è la coppia dell'incontro fraterno puro, quindi qui potrebbe esserci che torni qualcuno dal passato, una notizia come vi dicevo qui, e che si prenda la direzione verso un progetto magari proprio di coppia. Per molti il progetto è, inerente ad uno stato di vita. Quindi, visto che c'è anche il carro, può essere un trasferimento, un cambio di casa, un cambio magari di lavoro, un cambio di prospettive di vita, un cambio anche di abitudini per certi versi. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione, che cos'altro posso dirvi.
2 di coppe, 9 di coppe e regina di bastoni. Wow! Allora, qui sento che c'è quest'unione in realtà che con il 2 di coppe è una bella unione. Si parla di una unione in armonia. Il 9 di coppe normalmente è associato alla carta del sogno compiuto e qui abbiamo il sogno, però in questo mazzo viene rappresentato un po' come una carta di, diciamo, eccessi. Quindi ehm, la regina di coppe di bastoni è associata a tutto quello che è la passione. Io infatti qua vi dicevo che c'è tantissima passione e sento che questa coppia, che non credo sia di vecchia data per tante persone, per qualcuno sì, perché abbiamo 6 di coppe, però avendo questo 2 di coppe così in apertura di questa mini lettura, per molte persone è una relazione che è nata da poco e che sembrerebbe essere appunto il sogno compiuto. Sembra esserci un sacco di entusiasmo, un sacco di gioia, di felicità, di appagamento fondamentalmente, anche di sesso ragazzi. Okay? Ehm, nel caso, okay, fosse già una relazione forse un po' più, diciamo formata, stabile, la regina di bastoni potrebbe essere una persona o un lato di uno di voi 2, un lato femminile di uno di voi 2, che in qualche modo, mhmm, come vi posso dire, controlla, okay, controlla forse un po' troppo ed è quello che c'è bisogno di far andar giù con la carta della torre, Okay, andiamo adesso a vedere per le persone che sono o in separazione o in una relazione clandestina o a distanza. Andiamo a vedere un paio di carte. Ecco, la torre un'altra volta. 4 di pentacoli. Allora abbiamo la torre, il 4 di pentacoli e la morte. Uh. Rigenerazione, nuovi inizi, cambi drastici ragazzi. Il 4 di pentacoli mi parla di un attaccamento, di qualcuno che tiene stretto quel poco che ha. Per certi versi io la sento anche una carta di dipendenza, nel senso che anche se siete distrutti, perché comunque la torre parla di un forte dolore interiore, okay, la morte dell'ego è molto dolorosa e c'è questa sorta di attaccamento. A che cosa vi state attaccando? Abbiamo la morte, parla di tagliare proprio questo attaccamento per dare possibilità alla relazione di rigenerarsi, di rinascere. In questo caso per qualcuno, credo che la relazione, non prenderà sviluppi positivi, nel senso che comunque c'è bisogno fondamentalmente di staccare il cordone ombelicale qui. Probabilmente un cambio c'è già stato, un qualche tipo di crollo di sicurezza c'è già stato, ma bisogna tagliare i cordoni con la morte per riuscire a rigenerarsi. Per qualcun altro si parla di una rigenerazione all'interno di questa relazione. Non vedo riavvicinamenti in questo senso per le relazioni a distanza, anche perché ho anche il mondo qui che è al contrario, okay, c'è da lavorare questa sorta di attaccamento, ma credo che sia l'attaccamento ai modelli mentali di cui parla i l'otto di spade, Questa carta dell'appeso vi dà la possibilità di rivedere un attimino quelle che sono le vostre credenze fondamentalmente. Quello che era il ruolo di cui parlavamo all'inizio. Andiamo a vedere una carta per un oracolo così, per vedere un altro consiglio. Io intanto volevo ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale perché per me è molto importante. Quindi grazie. Wow, qui parla di un nuovo amore ragazzi,
dell'amore che proprio arriva, mi parla dell'incontrare l'altro, mi parla di aprire il cuore e di stare insieme perfettamente. Quindi io credo che dopo questo crollo dell'ego, cioè quello che voi volete, piuttosto che quello che è giusto per la coppia, per la vostra relazione, che siate o meno una coppia, però comunque c'è una relazione, quindi deve essere una par condicio. Ancora un ultimo messaggio da parte degli angeli del cuore. Vediamo che cos'altro hanno da dirvi. Giocosità, e lo rivedo un po' qui con questo fante di bastoni. Per riconquistare l'amore lascia risplendere lo spirito giovane e divertente che è in te. È la passione, ragazzi. Qui vibrate con la passione. Esprimi il tuo amore, vai avanti così e compi un gesto romantico. Conoscersi, se svelate l'uno all'altro il vostro sé più nascosto, rafforzerete il vostro legame. Ma qui il problema è che non lo potete fare perché non conoscete bene neanche voi stessi, avete un sacco ancora di pensieri da togliere, pulite, voi togliete, che a mettere si fa sempre in tempo. Tutto quello che non vi serve, via, via. Risveglio spirituale, la rinascita di cui ci parla il giudizio. Ok? Quindi prima fate il lavoro su voi stessi. Dov'era? L'otto di coppe. Prima capite voi chi siete, dopodiché lo potete comunicare agli altri. E poi abbiamo, tieni la mente aperta, la tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti o che frequenti di solito. Io lo metto qui, questo. Sì, per qualcuno potrebbe esserci una forte differenza d'età, da 5 a 7 anni in più, in su, insomma. Cari amici della bilancia, questo è quello che ho per voi, spero che in qualche modo la stesa vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!